Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Di Lia e oggi vi voglio parlare della mia top 10 profumi per l'inverno. Siccome è iniziato l'inverno da poco, sì, anche io sono una di quelle persone che penso a ottobre, novembre e dicembre come periodo invernale, in realtà è l'autunno, sembra strano, e questo periodo invece è l'inverno. Ci tenevo a fare un video dato che è tanto che non lo faccio sulla mia top 10 profumi invernali e ho anche ampliato tantissimo la collezione e quindi è ora di parlarne. Tutti i profumi di cui parlo non sono sponsorizzati, ma vi lascio il link in descrizione della maggior parte se li trovo su Amazon o comunque su altri siti. Al numero 10, Carolina Herrera CH Men Privé. Il più versatile, uno di forse quelli meno costosi tra tutti quelli che vi menziono, buonissimo, dura tanto, va bene anche per l'autunno, comunque tutte le stagioni fredde, è un busi cuoiato, non troppo forte, quindi comunque va sull'intimo, non si sente troppissimo, ma penso che sia anche il mood, quindi è giusto anche che sia così, non tutti i profumi devono essere per forza fortissimi, ricordatevi questo, anzi nel bon ton dei profumi, spesso un profumo intimo funziona meglio, si ricevono quasi più attenzioni quando si lascia la scia e le persone vogliono scoprirvi di più ed è più appropriato, e questo penso che sia uno di quei profumi perfetti per una serata o comunque al bar o comunque di sera o una giornata in inverno. In realtà tutti questi è una top 10, ma sono tutti buonissimi, quindi non sbagliate con nessuno di questi, sono tutti ottimi. Al numero 9 c'è Andy Tauer e questo è l'Air du Désert Marocain, un profumo pazzesco che sa di orientale, deserto, naturale, non è quello orientale zuccherino troppo forte, ma è proprio un orientale che piace ad alcune persone perché è molto naturale, non è per tutti, però si sente, dura tantissimo, non si sente troppissimo, però nell'aria secondo me è uno dei profumi più sexy che esistono, è un'opera d'arte, Andy Tauer ha veramente creato un'opera d'arte, c'è anche la versione un po' più forte Au Coeur du Désert, io preferisco questa, un po' più intimo ma allo stesso tempo comunque lascia veramente una scia legnosa, terrosa, molto evocativo, molto invitante, mi ricorda uno dei miei, anzi il mio libro preferito, che è The Alchemist, l'alchimista di Paulo Coelho, un libro in cui c'è questo ragazzo che passa proprio per il deserto per trovare le piramidi e metaforicamente cercare e trovare il proprio sogno. Al numero 8 vi metto Dior Sauvage. Ovviamente ragazzi, ovviamente non posso che non mettere Dior Sauvage in una top 10, l'avrei messo anche tra i primi, in realtà va benissimo anche tra i primi, questi 10 si possono un po' mischiare come vi ho detto, ho messo top 10 perché attira, è clickbait, però in realtà è più 10 profumi perfetti per l'inverno. Dior Sauvage funziona sempre, tanti complimenti, dura tantissimo, dura tutta la giornata, è molto versatile, non ho messo tra i primi perché semplicemente non è specifico per l'inverno, è un profumo che va bene per tutto il tempo. Qual è la pecca? Perché dici, cavoli, dura tanto, tanti complimenti, si sente tanto, qual è la pecca? Che appunto per quello ce l'hanno tutti. Ha un ottimo marketing, hanno utilizzato Johnny Depp e quindi è spopolato ed è un profumo, anzi il profumo secondo me al momento che hanno più ragazzi. Al numero 7 qua si va su qualcosa di più interessante, sulla nicchia, e questo è un profumo che mi piace tantissimo ed è Mortal Skin di Stefano Berlucas. Al momento penso che questo sia il profumo a livello di odore che mi piace di più, ogni tanto vado proprio lì e me lo annuso e sa di vanigliato, mandorlato, sa di veleno, sa di estasi, sa di... non lo so, è veramente una sensazione pazzesca, dovrebbe ricordare, dare la sensazione di un serpente che ti fissa, che sta per attaccare. È veramente un'opera d'arte, mi piace tantissimo, dura tanto, non si sente troppissimo, però secondo me è perfetto per l'inverno, mi sa proprio da profumo invernale o comunque per la sera, le stagioni fredde. Al numero 6 metto il profumo secondo me migliore per l'autunno ed è Rasasi la Yucavam, è talmente autunnale, è fatto per le stagioni fredde che secondo me è perfetto anche per l'inverno. Non è il profumo più adatto per l'inverno, però se vi piace un cuoiato fruttato stile Tom Ford Tuscan Leather, un po' più forte, questo un po' più invernale, questo è perfetto. Rasasi la Yucavam lo trovate su Amazon mi sembra o su altri siti, ve lo lascio in descrizione. Molto elegante, molto forte, più forte di Tuscan Leather, si sente tantissimo e per questo si ricevono anche molti complimenti. Al numero 5 potrebbe essere benissimo uno dei miei profumi preferiti, Laurent Mazzone, ed è Pure Sensual Orchid.
Questo è un profumo che forse la gente definirebbe più femminile, ma per me femminile e maschile non ha assolutamente senso. Un profumo può avere delle energie un po' più maschili, un po' più femminili, però allo stesso tempo non vuol dire che sia da uomo, non vuol dire che sia da donna. Ricordate anzi che per un uomo la propria parte femminile, imparare a gestirla e conoscere se stessi anche nella parte femminile, è un privilegio ed è qualcosa che veramente ti fa esplorare la vita nelle sue parti più intriganti e più emozionanti. Questo risveglia proprio una parte più femminile nelle persone. È una bomba sexy, dura tantissimo, si sente tantissimo. Sono questi fiori vanigliati fortissimi, questa orchidea sensuale che lascia una scia infinita. Penso che sia uno di quelli che lascia più la scia tra questi. Semplicemente andate a provarlo, provatelo prima di comprarlo, perché in realtà non è un profumo da tutti. Al numero 4, un profumo più esclusivo, forse il più esclusivo tra tutti, ed è Pantheon Roma ed è Z. Anche gli altri due di Pantheon Roma potrebbero essere simili tra questa cosa qua, R e M. Z è una versione speciale, edizione limitata, che hanno fatto per la profumeria Zor in via Monte Napoleone a Milano. È un cuoiato fruttato orientale che dura all'infinito, è quello con le performance più forti in assoluto, e quindi performance vuol dire che nel freddo si sente più degli altri, se vai all'aperto si sente, non ha il problema di non sentirsi perché col freddo non evapora dalla pelle, ma si sente tantissimo, dura un'infinità, bisogna solo stare attenti a dove lo si spruzza. Unico problema, costa tanto, però per chi può permetterselo e vuole una bestia, vuole qualcosa che duri all'infinito, questo è il profumo. Al numero 3 abbiamo Parfum de Marly, Herod. Herod, uno dei miei profumi preferiti, uno dei più maschili, uno dei più sensuali, uno dei più sexy in assoluto. È un tabacco abbastanza intimo, non lascia tantissimo la scia, è più un profumo da interni, è più un profumo che si sente tanto, anche se dura tanto, quindi le performance sono comunque buone. È un tabacco, cherry, vaniglia, e ricorda proprio questo momento davanti al camino, in una villa reale, a fumarsi un sigaro, bere un bicchiere di vino, anche se non bevo il vino, o comunque un liquore alla ciliegia e cioccolato, non lo so, dà proprio quella sensazione di coccole, però in un senso molto buono, molto sensuale, molto sexy, molto maschile. Al numero 2 abbiamo una novità ed è Giardini di Toscana Bianco Latte, un profumo anche questo italiano, che anche questo ha delle performance veramente incredibili, dura tanto, è un vanigliato lattoso mandorlato, un po' più femminile, va nella sensazione di Pure Sensual Orchid, un po' più femminile, quasi gourmand, però anche un uomo, se lo sa mettere, riceve tantissimi complimenti, si sente molto, ho ricevuto un sacco di complimenti perché si sente proprio tanto, più si sente ovviamente più è facile che una persona abbia una reazione quando lo vede, cioè quando lo sente, e personalmente me lo aspettavo più lattoso, più lattiginoso, quasi fastidioso, e invece è molto molto piacevole, piace a tutte le persone a cui l'ho fatto sentire, e quindi devo metterlo proprio per questa sensazione piacevole e calda e affettuosa, quasi da casa. È uno dei profumi che consigliavo anche per il Natale. Il numero 1 invece rimane, e per un bel po' penso che sarà questo, Viktor & Rolf Spice Bomb Extreme, la versione Extreme. Mi raccomando questa, perché gli altri invece sono un po' più freschi, anche se sono tutti una bomba di spezie. È una bomba di spezie con performance incredibili, si sente tantissimo, uno tra i miei più complimentati in assoluto a livello di profumo, molto maschile, non costa neanche troppo perché alla fine si trova anche da Sephora, e non so, semplicemente è un capolavoro. È un pelino più piaccione confronto agli altri ovviamente, che sono magari un po' più unici, Zor oppure Mortal Skin, però questo semplicemente funziona. Tutte le persone a cui l'ho fatto comprare mi hanno scritto dicendomi grazie Marco per avermi fatto scoprire questo profumo. Non volevo parlarne perché volevo tenerlo come mio, invece adesso che faccio un po' di divulgazione di self-care, beauty care e tutto ciò che riguarda anche la cura di sé, la cura della persona e l'aumento del potenziale umano, dovevo per forza parlarvi di questo. Quindi ecco qua ragazzi, questa è la mia top 10, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento, un mi piace, qual è il vostro profumo preferito tra quelli elencati e qual è quello che voi utilizzate per l'inverno. Seguitemi su Instagram e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!